Quando vedi uno scarafaggio, probabilmente ce ne sono altri. Così esordisce Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, per chi non la conoscesse, la più grande banca al mondo, parlando della situazione del sistema bancario, la situazione attuale. Sì, perché molti fingono che tutto vada bene, le borse volano, i telegiornali parlano di ripresa, ma sotto la superficie qualcosa si sta rompendo di nuovo. 2 anni fa abbiamo visto crollare diverse grosse banche, una dopo l'altra, come fosse un'enorme pestilenza. Signature Bank, Silicon Valley Bank, First Republic, insomma veramente un'ondata di fallimenti. Sembrava un incidente isolato, una parentesi triste del periodo difficile del Covid, ma in realtà era solo il trailer di ciò che potrebbe succedere. Perché questa volta non sono solo alcune banche a scricchiolare, ma l'intero sistema finanziario. Prima di iniziare però, se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di lasciare un like e iscriverti al canale. So che è stupido chiederlo, però aiuta molto e come ringraziamento mi impegnerò al massimo per rispondere personalmente a tutti i commenti. Nessuno vuole dirlo apertamente, ma le banche sono sedute su centinaia di miliardi di dollari di perdite non realizzate. Che cosa significa? Significa che quei soldi non ci sono più, almeno non sono facilmente accessibili ora, però si finge che ci siano ancora. Guarda questa foto. L'immagine qui sopra mostra le perdite e i guadagni non realizzati sui titoli posseduti dalle banche commerciali degli Stati Uniti. Cioè titoli che non sono ancora stati venduti, sono ancora in possesso e che possono essere in perdita o in profitto sulla carta. L'asse orizzontale in basso mostra la linea temporale dal 2008 al 2023, quello invece verticale a sinistra mostra i guadagni e le perdite in miliardi di dollari. Le barre blu rappresentano i titoli classificati come available for sale, cioè disponibili per la vendita, mentre quelle rosse i titoli held to maturity, cioè quelli tenuti fino a scadenza. Come puoi vedere, dal 2008 fino praticamente al 2021-2022, quando qualcosa si è rotto nel sistema, si stava a volte un po' sopra, a volte un po' sotto. Dopo quel periodo, quindi post-Covid crash per intenderci, le perdite non incassate sono crollate, come vedi, fino a raggiungere quasi meno 700 miliardi di dollari. Questo significa che le banche hanno accumulato grandi, significative perdite potenziali ancora da incassare sui titoli che possiedono. Regolatori, banche centrali, governi stessi stanno solo spostando in avanti le scadenze per permettere alle banche di rimanere in piedi il più possibile, attrarre capitali e cercare di sembrare liquide, di sembrare ancora attraenti, ancora in positivo agli occhi dei clienti. Però sappiamo che i buchi non si coprono col debito, si coprono con la verità e quindi oggi andiamo a scavare a fondo per capire qual è la vera situazione. Prima di tutto però bisogna comprendere come funziona il sistema finanziario, cioè su che cosa si fonda. Perché bisogna capire come funziona il sistema finanziario? Perché la comprensione della sua dinamica di funzionamento ci fa comprendere se o meno siamo a rischio di una grossa crisi bancaria. Quindi partiamo dal funzionamento. Tutto parte da un concetto, un semplice concetto che tutti abbiamo probabilmente sentito ma che pochi comprendono a fondo, cioè il concetto di riserva frazionaria, il sistema che stiamo vivendo. Questo è il modello finanziario su cui è costruita la nostra società moderna. Riserva frazionaria significa che quando tu depositi tot soldi nella banca, la banca è tenuta a detenerne solo una frazione. Quindi mentre tu credi che stai depositando soldi e la banca te li tiene lì da parte nel cavò di zio Paperone, in realtà solo una frazione rimane lì, tutto il resto viene investito. E sì, la maggior parte di persone ne è totalmente all'oscuro. Quindi quando tu depositi per esempio 1.000 euro in banca, la banca non li tiene lì. Una frazione che dipende, oscilla tra uno 0 e un 10%, è effettivamente detenuta dalla banca. Ipotizziamo per esempio un 10%, mentre il resto può essere prestato, reinvestito, insomma moltiplicato. Ipotizzando quindi un livello di riserva al 10%, nel momento in cui io vado a depositare alla banca 1.000 euro, la banca di quei 1.000 euro 100 li tiene effettivamente. Gli altri 900 li presta a qualcun altro o li investe. Poi quella persona, per esempio, che ha ricevuto in prestito 900 euro, prende quei 900 euro, compra qualcosa, quindi li va a dare a qualcun altro, quel qualcun altro li rideposita in banca, la banca di quei 900 nuovamente depositati ne può tenere il 10%, quindi
90 li tiene, 810 li va a riprestare e così via all'infinito. Va da sé che in 2 soli passaggi da 1.000 euro iniziali ci troviamo fuori, aperti, 1.900 euro, quindi abbiamo generato soldi. Questo è il modo in cui la banca va avanti, questo è il modo in cui le banche e il sistema a riserva frazionaria procede. Se questo già ti sembra assurdo, figurati che dal 2012 in Italia la riserva frazionaria è all'1%. Quindi significa che le banche devono tenere l'1% e il resto lo possono prestare. Durante il Covid negli Stati Uniti questo tasso è stato abbassato allo 0%, quindi di fatto tutto quello che tu depositavi in banca veniva interamente prestato a tua insaputa. E come fa ad andare avanti la cosa? Cioè, se io voglio andare a prelevare i miei fondi, tutto funziona finché le persone non chiedono indietro tutti i loro soldi contemporaneamente. In pratica la banca spera che altri depositeranno e che quelli che chiederanno indietro i propri soldi siano meno rispetto dei soldi effettivamente che vengono depositati, per cercare di mantenere tutto in bilancio. Questo è il gioco. Un enorme Jenga, un enorme castello che nel momento in cui tante persone decidono di prelevare tutte insieme, fanno crollare. Ecco perché ho sottolineato quanto sia importante in realtà comprendere il sistema prima di chiederci se effettivamente siamo di fronte o meno ad una crisi bancaria, perché la crisi bancaria passa molte volte non solo dall'insolvenza, ma dalla reazione delle persone a quei casi di insolvenza. Tra il 2020 e il 2022, come puoi vedere, i tassi di interesse erano a 0 e tutta la liquidità che veniva immessa dalle banche centrali fluiva nelle banche commerciali. Le banche erano quindi piene di liquidità e hanno iniziato a comprare titoli di Stato americani a basso rendimento, perché questa sembrava la scelta più sicura. In una fase di mercato in cui si aveva paura, si aveva incertezza, i bond americani, i treasury, erano la cosa più sicura. Però avevano un tasso di interesse dello 0% in quel momento. Che cosa è successo? La liquidità è fluita in questi bond, ma poi la Fed ha alzato i tassi e quei titoli, boom, sono crollati di valore. Come puoi vedere in questa foto, ora le banche sono sedute su montagne di perdite non realizzate, proprio da quei titoli lì. Perché infatti quando i tassi salgono, il valore di mercato delle obbligazioni scende. In altre parole, le banche si sono trovate ad acquistare obbligazioni che li rendevano lo 0%, poi quando la Fed ha alzato i tassi, il valore di quelle obbligazioni è crollato, quindi loro hanno comprato obbligazioni che oggi li valgono molto meno. È vero che però gli danno degli interessi maggiori. Quindi tecnicamente hanno ancora i loro soldi, ma praticamente non possono toccarli. Perché se li toccassero, dovrebbero incassare delle perdite. Per le grosse banche questo non è stato un problema, ma per le banche più piccole, quando i clienti hanno iniziato ad aver paura di quello che potesse succedere e hanno iniziato a prelevare in massa, tac! Ecco che l'onda di crolli è arrivata. Però che cosa ha a che fare tutto questo con la situazione di oggi? Il rischio è lo stesso, cambia solo il tipo di problema. Infatti oggi non è più colpa dei titoli di Stato, ma è colpa del real estate commerciale. Quindi sì, degli immobili commerciali, palazzi, uffici, centri direzionali. Durante gli anni infatti dei tassi bassi, puntare su edifici commerciali era un affare perfetto, perché potevi prendere in prestito per esempio all'1% di interesse, compravi immobili che ti rendevano magari una media del 4-5% annualizzato e tac, in un secondo ripagavi il prestito e ti tenevi un'eccedenza di un 3-un 4%. Ma oggi le cose sono cambiate, perché i tassi sono saliti al 5%, e gli immobili si sono di conseguenza svalutati. Facciamo un esempio per comprendere. Immagina di avere un palazzo che ti fa guadagnare $60.000 all'anno. Quando i tassi sono bassi, le persone sono disposte a pagare di più per quello stesso reddito, perché prendere soldi in prestito costa meno. Quindi il palazzo vale tanto. Ipotizziamo 1,5 milioni di dollari. Quindi tu puoi comprare un palazzo da 1 milione, 1 milione e mezzo di dollari con l'1% di interesse sul prestito da pagare e con una rendita magari del 4%, quei famosi $60.000. Facendo un calcolo matematico, paghi l'1%, ti entra il 4%, hai una media del 3% di ritorno. Ok, su carta ci sta. Però poi cosa succede? Che i tassi salgono e quando i tassi salgono i prestiti costano di più, quindi gli investitori vogliono guadagnare di più dai loro soldi e per avere un guadagno più alto
Ipotizzando che per esempio il costo di quel prestito salga al 5 al 6% di interessi, per riuscire a guadagnare sempre quel 3% dovresti far salire il rendimento medio di quel palazzo al 9%. Bene, non è che puoi far pagare semplicemente di più, va a svalutarsi il costo dell'immobile. Quindi l'immobile non ti costa più 1.500.000, ma magari $660.000. In questo modo, prendendo sempre i tuoi $60.000, avrai più o meno di nuovo un 9% in questo caso di guadagno. 9% a fronte però di un pagamento del 6%, quindi ti rimane ancora una volta un netto del 3%. Ok, su carta funziona. Il problema dov'è? Il problema è che anche se il netto sembra uguale, in realtà il tuo bene vale meno e paghi rate progressivamente più alte, erodendo così il tuo capitale. Perché non è tanto un guadagno di percentuale a cui si deve porre attenzione, ma il tuo patrimonio che cala, il prestito, il mutuo che diventa a tratti più elevato, talmente elevato da superare e cedere anche il valore stesso dell'immobile. Il tuo flusso di cassa così costantemente viene eroso. Ed è qui che arriva il problema, cioè le insolvenze, perché se il tuo prestito diventa sempre più alto, al punto da essere a tratti anche più alto del valore del tuo immobile, ecco che i primi non riusciranno a ripagare, ecco che non entra liquidità nelle banche, ecco che esplode la crisi. Vediamo un po' due numeri. Morgan Stanley stima che il settore immobiliare commerciale potrebbe perdere fino al 40% del suo valore nei prossimi anni. La stessa perdita del 2008, per intenderci. Le banche detengono oggi $2.700 miliardi in prestiti legati proprio all'immobiliare commerciale e l'80% di questi prestiti, indovina un po', sono in mano a banche regionali, quindi banche secondarie, non alle banche grosse, quelle considerate too big to fail, cioè troppo grosse per fallire. Ora quei prestiti stanno scadendo. Entro fine di quest'anno, 2025, 1.000 miliardi scadranno. Entro la fine del 2027, 2.200 miliardi di questi mutui commerciali scadranno e, come avrai intuito, molti probabilmente saranno insolventi. E questo potrebbe innescare una crisi bancaria. Facciamo un passo indietro però. Perché una mole così elevata di prestiti per immobili commerciali è detenuta da banche più piccole, banche più rischiose? Beh, per un motivo molto semplice. I grossi investitori preferiscono trattare con banche più piccole perché sono più flessibili, sono molto più accomodanti, riesci a discutere tassi più interessanti e sono quelle più amichevoli. L'altro lato, appunto, è che sono anche quelle più rischiose. Queste banche concedono in genere dei prestiti basandosi più sulla relazione che sulla carta, sui dati, sui numeri. Quindi ok, funziona quando tutto va bene, ma quando va male, ecco che le reazioni iniziano a scattare. Come puoi vedere in questa foto, oggi molte di queste banche hanno metà dei loro asset legate a immobili che non valgono più quanto i prestiti concessi. E mentre le scadenze si avvicinano, i default stanno ovviamente già iniziando. Queste banche secondarie detengono in molti casi più del 50% di prestiti legati all'immobiliare commerciale. Quindi una bomba a orologeria. E che cos'è che ha fatto scattare questa paura verso una nuova crisi finanziaria? Beh, la situazione di Zion. Zion è stata infatti recentemente frodata, come puoi vedere in questa foto, per $50 milioni. Una frode enorme per una banca. Una frode che semplicemente non doveva esserci. Ed ecco qui la frase di Jamie Dimon. Se c'è uno scarafaggio, probabilmente ce ne sono altri. Non entro nel dettaglio di questa frode, troverai tantissime informazioni online, ti basta cercare, però il fatto è che dopo il 2008 le regole sono diventate molto più stringenti, hanno impedito alle banche di fatto di sostenere prestiti o attività troppo rischiose. Beh, le banche hanno trovato una soluzione. La soluzione è prestare denaro a persone che poi a loro volta concedono prestiti più rischiosi. Quindi hanno trovato l'escamotage. Però l'escamotage porta a questo, a frodi, a crolli che fanno perdere la fiducia nel sistema bancario. Ed è qui che si può innescare il problema. E a questo punto la domanda più che legittima: che cosa succederà ai miei soldi? Beh, la risposta probabilmente già la sai, ma non ti piacerà comunque. Le banche proteggono prima di tutto se stesse e poi i clienti. Loro usano i tuoi soldi per coprire le loro perdite. Sì, ti danno il tuo 0.01%, 0.1% di interesse, ma di fatto gli interessa la tua liquidità per continuare a far andare avanti la giostra, per continuare a prestare, per continuare a investire e cercare di mantenere in piedi la baracca. Ecco perché bisogna guardarsi intorno
Ecco perché ci sono tantissime soluzioni oggi là fuori ed ecco perché si è insinuato dal 2008 in poi il germe, lo chiamo io, di Bitcoin e la sua idea. Se vuoi sapere come acquistarlo in tutta comodità, io lo faccio da qua, da YouHodler. YouHodler è un exchange regolamentato, autorizzato a operare, estremamente semplice. A me basta depositare i miei euro e posso depositarli con bonifico, posso depositarli con carta, però sulle carte c'è una commissione, se no appunto un classico normalissimo bonifico. Una volta depositati posso semplicemente cliccare converti e convertire i miei euro in Bitcoin o qualsiasi altra cripto. Posso anche fare una cosa molto interessante, andare a creare dei piani d'accumulo, quindi posso cliccare su conversione automatica, scegliere se comprare ad un certo calo di prezzo oppure per data. Ad esempio io voglio comprare oggi e poi voglio comprare ogni settimana, quindi selezionerò settimanalmente, salvo e ogni settimana con cadenza regolare accumulerò i miei Bitcoin. Perché ti parlo di Bitcoin? Beh, tra poco ci torniamo. Sappi anche che puoi generare un interessi che partono dal 5% qua su YouHodler sui tuoi Bitcoin e in più se fai trading, se scambi, ottieni delle scintille con cui puoi ottenere altri Bitcoin extra come premio. Tra l'altro registrandoti con il link che ti lascio qua sotto in descrizione e utilizzando il mio codice DEMASI scritto così, potrai ottenere 50 scintille in omaggio che si traducono in Bitcoin gratis. E arriviamo quindi al fulcro del nostro video, cioè come proteggersi, cosa fare, perché abbiamo detto quando le cose vanno male che cosa fanno loro? Stampano altro denaro, spostano la scadenza in avanti, si inventano il nuovo acronimo del piano di salvataggio e voilà, problema risolto. Sì, per loro è risolto, ma per noi no. Perché le perdite non spariscono, vengono semplicemente spostate avanti nel tempo e chi è che paga il prezzo? Beh, siamo proprio noi in termini di inflazione e di calo del potere d'acquisto. Ed ecco che entra in scena Bitcoin, così come tante altre soluzioni in grado di proteggere il nostro potere d'acquisto. Ovviamente not financial advice, studia Bitcoin prima di investire. E questa è la dura realtà. Loro si proteggono a scapito nostro. E se sei consapevole di come funzionano le cose, beh, ti puoi proteggere. Sottolineiamo però una cosa, le grosse banche sono tendenzialmente più solide, ben diversificate e poste sotto stress test continui. Come puoi vedere in questa foto, nell'ultimo anno la Fed ha stress testato ben 22 banche che hanno dimostrato di riuscire a reggere ad un declino dell'immobiliare commerciale del 30% e dell'immobiliare tradizionale, quindi a un crollo dei prezzi delle case del 33%. Però in linea generale queste banche hanno comunque una buona copertura e sono considerate dalla Fed stessa troppo grosse per fallire. Certo non sono totalmente immuni, ma sicuramente sono in grado di assorbire la maggior parte dei colpi. Discorso diverso invece per le banche regionali, quelle sono più piccole, sono già fallite nel corso degli anni e spesso sono troppo fragili, troppo esposte, troppo concentrate su un unico ambito e soprattutto troppo ottimiste. Abbiamo visto quindi uno scenario potenzialmente negativo, però cerchiamo anche di vedere la controparte. Infatti Moody's ha appena detto, come puoi vedere qua sopra, in risposta a Jamie Dimon, che uno scarafaggio non fa tendenza. Infatti hanno aggiunto che le insolvenze sui prestiti di quest'anno sono state relativamente basse, intorno al 5%, e che il prossimo anno si stima siano addirittura ancora più basse, quindi al 3%, e che quindi dovrebbe essere ancora tutto contenuto, tutto a posto. D'altra parte però si sta decidendo di alzare la soglia dei $250.000 di garanzia, quella che noi in Italia sono la garanzia sui fondi a $100.000, di alzarla a 10 milioni. Insomma, una reazione un po' esagerata, visto che le cose sembrano andare bene. Quindi vedremo che cosa succederà. In ogni caso, che tutte le banche saltino o non saltino, bisogna essere consapevoli che viviamo in una situazione di precario equilibrio e che, ancora una volta, prima succedono le cose e poi veniamo avvertiti. Quindi è sempre meglio avere gli occhi aperti e cercare di essere un passo avanti. Cosa possiamo fare quindi nel concreto? Ancora una volta non bisogna avere paura, ma bisogna avere una strategia. 1. Diversificare, non tenere mai più di quanto coperto dalla tua banca in un'unica banca. Esempio in Italia 100.000 euro, negli Stati Uniti ad oggi ancora $250.000, cerca di diversificare, quindi di sparpagliare le uova in più panieri, quindi non tutto in un'unica banca. 2. Studia gli strumenti alternativi.
Non tutto ciò che è tradizionale è necessariamente sicuro, mentre non tutto ciò che è nuovo è necessariamente rischioso. Studia Bitcoin, studia l'oro, studia l'argento, studia le risorse. Queste sono per me oggi ottimi paracadute e potrebbero essere nel futuro estremamente interessanti in ottica di protezione del capitale. 3. Tieni la tua mente liquida. Sì, non devi tenere solo la liquidità in banca, devi tenere soprattutto la tua testa liquida. Perché i sistemi cambiano, è vero che i cicli si ripetono, ma è anche vero che il mondo gradualmente si evolve e noi dobbiamo evolverci con esso. Dobbiamo capire in anticipo verso che direzione stiamo andando e agire mentre gli altri dormono. Il problema, ancora una volta, non è la crisi bancaria in sé, che può arrivare come può non arrivare. Il problema è la fiducia nel sistema. Perché con l'abbassamento dei tassi dovrebbero iniziare a normalizzarsi queste perdite non realizzate, non ancora incassate delle banche, quindi si dovrebbe pian piano tornare in pari. Però la chiave è che il gioco deve rimanere in piedi, perché se domani tutti ci svegliamo e preleviamo soldi da quelle banche, le banche crollano. Fine, crolla il sistema. Quindi finché c'è la fiducia il sistema sta in piedi, ma finché il sistema sta in piedi continua a spostare in avanti la data del rifinanziamento, continuando a stampare moneta, inflazionare, quindi far calare il nostro potere d'acquisto, ma contemporaneamente far salire i nostri asset. Ed ecco perché è importante concentrarci proprio sui nostri asset. Il sistema bancario si fonda su un concetto, una forza invisibile chiamata fiducia. Fiducia che la tua banca abbia veramente i tuoi soldi quando li vai a depositare, fiducia che lo Stato ti protegga, fiducia che tutto si aggiusterà nel caso in cui le cose andassero male. Ma la verità è che quando la fiducia si rompe, il sistema si ferma. E quella fiducia gradualmente, anno dopo anno, e basta guardare solo l'andamento del prezzo di asset come l'oro, bene, quella fiducia sta gradualmente andando via via sempre più scemando e quando si abbassa, abbiamo detto, tutto poi pian piano crolla. Guarda la storia. Ogni crisi spazza via ciò che è fragile e mantiene in piedi, premia solo chi ha saputo agire. 2008 c'è stata un'onda di nuovi milionari. Il 2020 ha creato una generazione di imprenditori digitali. Allo stesso modo, anche la crisi che stiamo vivendo oggi creerà una nuova ondata di persone che non potranno permettersi di andare avanti perché è rimasta ancorata al vecchio sistema, ma contemporaneamente anche un'ondata di nuove persone che prospereranno. Le banche probabilmente non spariranno, continueranno a fare quello che stanno facendo, ma sicuramente si evolveranno. Quindi diffida da chi ti dice che va tutto bene, così come diffida da tutti quelli che ti dicono che invece è la fine di ogni cosa. La verità sta nel mezzo, cioè che stiamo entrando in un periodo in cui la consapevolezza vale molto più del denaro, vale molto più del capitale. Se hai consapevolezza, se hai competenza, capacità di capire che cosa sta succedendo, se capisci che non serve scappare ma serve capire, ecco che allora andrai lontano. Per questo video è tutto, qua sotto ti lascio il link di Yoodler, ti ricordo se vuoi acquistare i tuoi bitcoin, creare i tuoi piani d'accumulo su bitcoin in modo semplice, codice DEMASI per ricevere Spark gratuite, scintille che ti permetteranno di avere altri bitcoin gratis. Un abbraccio e ricorda che alla fine la differenza tra chi sopravvive e chi prospera non risiede in quanto denaro si ha, ma in quanto in fretta si capisce il cambiamento in atto e si agisce di conseguenza.